Stai cercando delle soluzioni sane per fare colazione ma non sai cosa scegliere? Questo è il video che fa per te. Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi analizziamo alcune colazioni salutari per iniziare la giornata al meglio. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora bando alle ciance, volume a palla, partiamo! La maggior parte degli italiani assume regolarmente caffè e brioche di prima mattina, non dando però il giusto peso agli effetti di questa pessima abitudine sull'organismo. C'è chi si spinge addirittura oltre, assumendo cibi ricchi di zuccheri liberi come spremute, succhi, biscotti e marmellate. Alimenti ancora più nefasti come i cereali per la colazione vengono addirittura consumati tutti i giorni dai bambini. Assumere regolarmente questi cibi di prima mattina non fa altro che generare malattie cronico-degenerative, creando inoltre un picco glicemico che ci porta 2 ore dopo ad avere ancora più fame. A metà mattina dunque saremo ancora alla ricerca di cibo. Per partire al meglio, l'ideale sarebbe fare una colazione salata. So che quello che sto per dirti potrà sembrarti folle, ma in passato facevo colazione con gli avanzi della cena precedente. Mi riferisco a delle verdure o avanzi di pesce o carne. So che sono colazioni originali e non ho intenzione di mostrarti queste varianti. Vorrei semplicemente fornirti 3 soluzioni che reputo sane, tradizionali e pratiche per iniziare al meglio la tua giornata. Al primo posto abbiamo le uova. Noi italiani siamo più propensi a consumare colazioni dolci, ma come dicevo prima non sarebbe la soluzione ottimale. Per partire con energia ed evitare picchi di fame a metà mattina, una colazione salata sarebbe da preferire e le uova sono davvero una valida scelta. È possibile realizzare in poco tempo una omelette o delle uova strapazzate. Le uova sono la miglior fonte proteica che si possa assumere, l'importante è scegliere quelle giuste. Come visto in passato, le uova con marchio zero, quelle derivanti da galline allevate al pascolo, sarebbero quelle da preferire. Hanno un irrilevante carico glicemico e possono essere accompagnate a fonti di grasso come olio extravergine d'oliva ed avocado. Parlando di gusto, specialmente l'avocado si abbina molto bene. Io spesso consumo uova, salmone selvaggio ed avocado. Per chi ama consumare cereali, è possibile accompagnarle a del pane, magari realizzato con lievito madre e grani antichi. Al secondo posto troviamo lo yogurt. Che io non sia un amante e consumatore frequente di latticini è palese, ho raccontato le motivazioni anche in passato. Questo non significa che non possano essere apprezzati se di alta qualità e se collocati saltuariamente nella propria tabella alimentare. Il problema è che il 99% dei derivati del latte che troviamo in commercio sono di pessima qualità. Parlando nello specifico dello yogurt, la maggior parte dei prodotti sono provenienti da allevamenti intensivi, con mangimi a base di soia e mais, per lo più OGM. Per di più vengono privati dei grassi, fornendo un gusto accettabile solamente con l'aggiunta di sciroppi, zuccheri, oli vegetali, amidi, aromi ed altre porcherie. Per questi motivi è sempre saggio preferire uno yogurt intero naturale, possibilmente biologico, rispetto a quelli aromatizzati. Gli unici 2 ingredienti che dovrebbero essere contenuti sono latte e fermenti lattici. Il gusto sarà acidulo, ma è proprio la sua caratteristica. Il sapore è dovuto all'acido lattico prodotto dai fermenti. In uno yogurt intero vi saranno mediamente dai 3 ai 5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto. Al contrario, nelle versioni aromatizzate sforiamo di almeno 5 volte questa quantità. Si tratta di un quantitativo superiore a ciò che troviamo nelle bibite gasate. È possibile scegliere di consumare dello yogurt greco anziché quello intero. È più calorico, ma ha meno zucchero, meno lattosio, meno sale e più proteine. Anche in questo caso però occhio all'etichetta. Per i più estremisti invece si potrebbe scegliere un'opzione ancora più sana, come il kefir di latte, eccellente probiotico. In seguito si possono aggiungere pezzi di frutta fresca o secca per completare una colazione ottimale. Frutta e frutta secca sono la terza ed ultima soluzione che ho scelto per oggi. Per iniziare al meglio una giornata è saggio selezionare dei cibi nutrienti e che forniscano energia a lungo, come la frutta secca.
Possiamo sbizzarrirci ogni giorno con alimenti diversi, alternando mandorle, nocciole, noci, pistacchi e chi più ne ha più ne metta. La fortuna è che non richiede nemmeno un eccessivo tempo di preparazione, anche se sarebbe preferibile attivare la frutta secca dalla sera prima, come ho raccontato in passato in un video specifico. Un esempio di colazione potrebbe essere una ciotola contenente 4 o 5 noci, 8 o 10 mandorle ed un paio di noci brasiliane. Poi si possono aggiungere anche dei semi oleaginosi come quelli di zucca, ma anche della frutta come mirtilli o anche spezie come la cannella. Per un gusto dolce si potrebbe inserire anche un pizzico di miele, ma personalmente lo escludo. Rimane comunque un dolcificante da ridurre al minimo nella propria tabella alimentare, quasi al pari dello zucchero. Sono preferibili magari dei datteri, ma anche quelli con parsimonia. C'è chi aggiunge poi addirittura del burro di arachidi, ma essendo un legume io preferisco evitare. Seleziono piuttosto una crema di nocciole al 100% oppure dei pezzettini di cioccolato fondente. Infine si può guarnire il tutto con dell'olio extravergine d'oliva o magari dell'olio di cocco. L'opzione migliore sarebbe l'olio di semi di lino, che è ricco di omega 3. L'importante è accertarsi che abbia rispettato la catena del freddo e che venga consumato rapidamente dopo la sua apertura. Ho selezionato queste 3 soluzioni per fare colazione, ma ovviamente è possibile anche mangiare semplicemente della frutta. Iniziare la mattina con una tazzina di mirtilli o una mela porta via pochissimo tempo ed è certamente molto meglio rispetto a bere un succo di frutta. Restano sempre una fonte di zucchero, quindi meglio mangiarle con parsimonia. Per gli amanti dei cereali è possibile inoltre consumare altre colazioni, magari con meno regolarità. Ci sono le friselle, possibilmente da grani antichi, con l'aggiunta di pomodoro ed olio extravergine d'oliva. Si può realizzare anche un porridge d'avena. Di soluzioni sane per sostituire il classico caffè brioche ce ne sono, basta scegliere quelle che apprezziamo di più. Ovviamente non è necessario tassativamente fare colazione, anche se viene citata spesso come il pasto più importante della giornata. Chi pratica una dieta OMAD o digiuno intermittente omette spesso la colazione, oppure assume solamente una bevanda senza calorie per iniziare la giornata. L'importante secondo me è evitare il caffè a stomaco vuoto. Delle migliori bevande da assumere a colazione al posto del caffè ne ho parlato in questo contenuto che ti consiglio vivamente di guardare. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.